e torniamo a una qualunque entità di Mihai, o il pleiadiano gran coglione o un rettile, non mi importa, e voglio fare un esperimento, Monica. Entro nella scena io, entro nell'entità che mi porta direttamente di fronte al ragno. Il capo della Matrix, nome, Intendi il nome del ragno? hm? Io ho tutti i nomi del mondo. Nome, l'abbiamo inventato noi, creato noi, ha un nome. Chiamami G. Come? Chiamami G. Mago G. Mago G, grande architetto, grande madre. Perché la vibrazione della Terra sta aumentando? Perché il gioco è salito di livello. Siamo riusciti a passare a dei livelli superiori del gioco. Giochiamo allora. C'è una manopola come quella dei mixer professionali di musica professionale. Alziamo la frequenza della Terra davanti a G. E lui dice, sì, sì, vi faccio giocare così perché tanto questo non funziona. E se noi l'alziamo, che succede? L'evoluzione va sudata. È come se mi facesse vedere che allora tu stai effettuando, cioè stai alzando la leva e effettivamente i miei occhi vedono, ok, che c'è un innalzamento del livello, però ad un altro livello eterico, diciamo così, vedo che c'è super eterico, perché già questo è eterico, eh, c'è come una specie di ragnatela che ha bloccato la leva esattamente al punto in cui era prima. Cioè, è come se ci fosse un'altra Matrix dove Mm, questo non è avvenuto? mm. Ok, ci sono tante Matrix. Sì, e lui promuove quelle ovviamente, no? In cui il cambiamento non avviene o avviene in maniera molto più lenta. Da quando abbiamo parlato di Matrix, Capo Ragno, la vedo come un bozzolo bianco di ragnatela. Mm. Mm. Ci sono tanti bozzoli. Sì, c'è il principale, diciamo, e poi sì, Ok, altri. vai avanti nel tempo che non esiste, Monica. Ce n'è uno scoppiato, squarciato, con un buco. È come se allora, i bozzoli più piccoli che sono all'interno, diciamo, del grande bozzolo, sì, è come se ne uscissero le persone che vedono per la prima volta la luce. Per la prima volta riescono ad aprire bene gli occhi, però poi c'è ancora il bozzolo maggiore. Ehm, Quindi non è uno squarcio completo, mm, cioè nel esatto. senso escono e riescono a uscire. Dai bozzoli minori, sì. È come se si svegliassero in quel momento, si stiracchiano e iniziano ad aprire gli occhi. Beh, E gli occhi quasi un po' fanno male, no? Perché beh, riescono a vedere cose. ma i bozzoli minori sono comunque bozzoli, sono linee temporali in cui la Matrix è finita. No, Per loro, no, perché sei ancora, cioè diciamo così che è in un... tutti i bozzoli tu. Ognuno di noi è in tutti i bozzoli, in tutte le vite parallele. Allora, quello che vedo io è che esistono vari tipi di bozzoli, quindi vari tipi di sogni, chiamiamoli così, vari tipi di film.
ok? Che sono i film individuali e i macrofilm e che generano vari bozzoli. Però in realtà anche quando ti risvegli da uno di questi bozzoli, sei di nuovo nel grande bozzolo Mm. e non so come si fa poi a uscire dal grande bozzolo. Come fanno a uscire da un bozzolo? Prendi uno qualunque di questi che sta vedendo se stesso. Infatti, uscendo dal bozzolo, in qualche modo, anche se non è uscito completamente dalla totale Matrix, è nello specchio, lo spazio tra la Matrix e la sorgente. Allora, poi ovviamente ognuno esce con in modo proprio, no? Affrontando se stesso. Quindi ovviamente l'uscita dal bozzolo è differente per ciascuno di noi. Adesso questo, per esempio, mi sta facendo vedere che ha eh, accettato di vedere le problematiche avute con i propri nonni, con i quali è cresciuto. Ehm, e mi fa vedere anche che è come se mm, fosse arrivata all'origine di questo problema, ok? È arrivato a capire il laccio che ha collegato lui ai nonni e questo gli ha permesso di uscire da un bozzolo, che gli ha permesso di capire tutta una serie di cose accadute nella sua vita. Va bene. Come ci congediamo da G, Monica? Tu gli cosa vuoi dire qualcosa? Io guardo da un'altra parte, so che la via d'uscita c'è da un'altra parte. Sì, però io credo che nella Matrix, siccome la nostra anima non è quella pulita, vera, originale che c'è fuori o nella sorgente, ci si debba sporcare con il ragno per forza di cose, per uscire. Io credo che non si debba soltanto guardare dentro se stessi, si debba passare, come ho fatto io adesso, attraverso il ragno che Allora abbiamo sì, può creato essere noi. una modalità, io scelgo un'altra modalità. Quale? Io so di poter passare attraverso le sue zampe, Beh, cioè che passi esistono dei comunque buchi. attraverso il ragno, anche se sei attraverso le sue zampe. Sì, però è come se sentissi che ho la possibilità di non dovermi mescolare a lui, Mhm. di poter proprio creare una specie di tunnel protettivo, che mi conduce fuori.